tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica maglia che io ho deciso di chiamare sortilege. Questo perché sono tornata, mi avvicino per farvelo vedere meglio, ad utilizzare il punto che avevo utilizzato per realizzare il tubino lamé e per realizzare la stola sortilege, entrambi fatti con il filato sortilege della Mistrico Filati. Questa volta sono tornata ad utilizzare un filato della Mistrico Filati che è il nostro adoratissimo canna da zucchero sequin, ma appunto ho deciso di fare una maglietta perché alcuni di voi hanno rifatto in questi ultimi periodi sia la stola che il tubino, e quel punto veramente mi mancava. L'avevo in realtà utilizzato per fare la parte di sopra di un'altra maglia, se non mi sbaglio la maglia zaffiro, però ho deciso di farla anche in versione estiva e ve lo dico anche durante il tutorial, ma ve lo dico anche adesso: se volete nei commenti scrivetemi se la volete fare in versione anche autunno-inverno, quindi utilizzando lo stesso punto ma facendo anche le maniche. Se mi decidete che vi piace, che lo volete fare, andremo a utilizzare o un filato sottile comunque invernale o un filato un po' pelosetto, in modo tale comunque che non venga troppo forata. Quindi dicevamo, per realizzare, guardate quanto sprelluccica, la adoro questa maglia, io ho utilizzato il canna da zucchero sequin della Mistrico Filati. Il colore che ho scelto io è il numero 15, che è questo fantastico lilla molto scuro, un lilla scuro che mi piace tantissimo. Ma vi faccio vedere anche altri colori sempre della Mistrico, del canna da zucchero sequin, e guardate questo blu quanto sbrilluccica. Se come me avete un pantalone di jeans scuro o un nero, e questo blu se volete spiccare la sera è perfetto, ma se amate i colori più chiari per l'estate abbiamo anche questi altri colori. Comunque li trovate tutti disponibili sul mio sito Filati Elsa. In descrizione come sempre vi metto il link al tutorial. Per quanto riguarda invece il quantitativo, allora taglia S vi occorrono 4 gomitoli, taglia M ve ne occorrono 5, taglia L 6, taglia XL 7. Mi raccomando però, se volete fare le maniche aggiungete di un gomitolo quello che vi ho detto. Se invece la volete fare anche più lunga, perché vedete per me è larga ma non lunghissima, però se la volete fare un po' più lunga vanno bene comunque le misure e il quantitativo che vi ho dato, quindi 4 taglia S, 5 taglia M, 6 taglia L, 7 taglia XL, ogni gomitolo è da 50 grammi. La lavorazione sono in realtà 12 giri che vanno sempre ripetuti e che permettono di avere appunto l'alternanza di queste stelle. Non so neanche come definire questa forma, ma mi piace tantissimo, è veramente un punto geometrico molto bello e molto particolare. E la realizzazione di questa maglia è a pannelli, quindi io sono andata a fare il pannello avanti, il pannello dietro, e poi lo cucite sia ad altezza spalle che lateralmente. Per le taglie più grandi delle mie naturalmente io vi consiglio di mettere delle catenelle in più per farla più larga, poi per la lunghezza potete fare quanto volete voi, più lunga, farlo come il vestito, come abbiamo fatto per il vestito sortilege, anche se in quel caso io lavorai in tondo, non lavorai a pannelli, però potete fare anche stile un copricostume, quindi farlo più lungo, anche un po' più largo se siete una taglia S, in modo tale appunto, una taglia M o L, appunto per avere questa lavorazione proprio da poter sfruttare per molti tipi di creazione. Quindi dicevo, semplicissimo, vi dovete solo ricordare i 12 giri, ma dopo un po' vi viene proprio in automatico ricordare come si realizzano. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desideriate realizzarla, e se è così come sempre mi raccomando mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinetando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinetare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi trovate sia scrivendo Filati Elsa che Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo un po' al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia utilizzeremo il filato canna da zucchero sequin. Il colore che ho scelto di utilizzare io è il colore numero 15, guardate qui che meraviglia, e qui abbiamo anche altri colori, ma li trovate anche disponibili sul sito, diversi colori oltre questi qua che vi sto mostrando. Ora lavoreremo con l'uncinetto del numero 3,5, andremo a fare 2 pannelli, uno per il davanti e uno per il dietro. La lunghezza, ossia la larghezza, scusatemi, della maglia viene fatta dalle catenelle, quindi la larghezza sarebbe da spalla a spalla. Mi raccomando, fate sempre qualche centimetro in più rispetto alle spalle, soprattutto se avete dei fianchi o un seno molto grande. Per quanto riguarda il multiplo, andremo a lavorare su un multiplo di 10 a cui va aggiunto una catenella finale. Per quanto riguarda la mia mattone e la mia
il mio pezzo, io andrò a montare 91 catenelle, ottenendo così una larghezza di circa 42 centimetri. Ora, per una taglia M io vi consiglio di montare anche due motivi in più, quindi invece di 91 fate 111, mentre per quanto riguarda una taglia L andrei a montare 4 motivi in più, quindi arriverei a 131 catenelle. Comunque ricordatevi sempre che il multiplo è di 10, a cui va aggiunto una catenella. Io ne ho montate 91 e voi montate tante catenelle quanto volete che sia larga la vostra maglia. Per quanto riguarda invece i giri, che vi dico già sono 12 giri semplicissimi, ma sono comunque 12 giri, andremo a fare la lunghezza della maglia, quindi più giri fatti più la maglia vi verrà lunga, e rispetto a quello che vi dirò io alla fine potete fare anche più giri, quindi farla anche più lunga. Quindi adesso partiamo, perché come vi ho detto sono 12 giri, sono però semplicissimi. Io qui vi faccio vedere un campione. Vi ricordo sempre che è acquistabile sul sito il PDF dove vi spiego giro per giro come andare a realizzare la creazione, quindi vi spiego giro per giro appunto il motivo che andiamo a realizzare. Non è uno schema, visto che me lo chiedete in tanti, non è uno schema, ma appunto la spiegazione giro per giro. Quindi andiamo a realizzare. Mi alzo con una catenella, entro nella prima catenella di base e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, salto 2 catenelle di base e vado a fare una maglia alta in ogni catenella fino ad ottenere 5 maglie alte. Quindi una, 2, 3, 4 e 5. 3 catenelle, salto 2 catenelle di base, ricomincio da capo, quindi entro nella terza e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, salto 2 catenelle, di nuovo vado a fare 5 maglie alte, una in ogni catenella, quindi una, 2, 2, 3, 4 e 5. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto 2 catenelle e ricomincio, quindi entro nella terza e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, salto 2 catenelle, di nuovo 5 maglie alte, una in ogni catenella, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. 3 catenelle di base, scusate, 3 catenelle di separazione, salto 2 catenelle, ricomincio da capo, quindi entro nella terza e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, salto 2 catenelle, di nuovo 5 maglie alte, 1, 2, 3, 4 e 5. 3 catenelle, salto 2 catenelle e ricomincio da capo. Quindi devo fare questo per tutto il giro. Per terminare il giro salto sempre le ultime 2 catenelle, entro nell'ultima catenella e vado a fare una maglia bassa. Vi ricordo che potete sempre sfilare le catenelle in più in questa maniera quando si va a lavorare in giri di andata e ritorno e non in giri di tutto tondo. Quindi questo è il nostro primo giro. Adesso ci giriamo con la lavorazione e iniziamo il secondo giro. Secondo giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 catenelle di separazione. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Entro nell'archetto e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, salto la prima maglia alta, entro nella seconda e vado a fare una maglia alta, una maglia alta sopra la terza maglia alta, una maglia alta sopra la quarta maglia alta, 3 catenelle, salto l'ultima maglia, entro nell'archetto, maglia bassa,
3 catenelle e si ricomincia da capo. Vado nell'archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, salto la prima maglia alta, vado a fare una maglia alta sopra la seconda maglia alta, una maglia alta sopra la terza, una maglia alta sopra la quarta, 3 catenelle, vado nell'archetto, quindi salto l'ultima maglia alta e vado a fare una maglia bassa e si ricomincia. 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, salto la prima delle mie 5 maglie alte e vado a fare una maglia alta sopra la seconda maglia alta, una maglia alta sopra la terza, una maglia alta sopra la quarta, 3 catenelle, salto l'ultima maglia, entro nell'archetto e vado a fare una maglia bassa e si ricomincia. Quindi 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, salto la prima delle mie maglie alte, entro nella seconda maglia alta, entro nella terza maglia alta, entro nella quarta e vado a fare la terza maglia alta, 3 catenelle di separazione, entro nell'ultimo archetto e vado a fare una maglia bassa. Quindi questo lo dobbiamo fare per tutto il giro. Per terminare andiamo a fare 2 catenelle, prendo il filo, entro dove ho la maglia bassa e vado a fare una maglia alta. Se vedete che la lavorazione vi tira, invece della maglia alta andate a fare una maglia alta allungata. Quindi ci giriamo con la lavorazione e iniziamo il terzo giro e realizziamo, o vi alzate con una catenella o andiamo direttamente sopra la maglia alta e facciamo una maglia bassa, 3 catenelle. Quello che stiamo facendo adesso lo faremo per tutto il giro. Vado nell'archetto successivo, quindi salto il primo archetto, vado nel secondo, vado a fare una maglia bassa. Scusate, devo tirarmi un po' di filo. 3 catenelle, 1 2 3, salto la prima delle mie 2 maglie alte, delle mie 3 maglie alte, entro nella seconda maglia alta, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, vado nell'ultimo archetto, maglia bassa, 3 catenelle e di nuovo salto la prima, entro nella seconda delle 3 maglie alte e realizzo una maglia alta, 3 catenelle, ricominciamo, primo archetto, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, salto la prima maglia alta, entro nella seconda e realizzo una maglia alta, 3 catenelle e si ricomincia da capo. Quindi di nuovo vado nel primo archetto, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, entro nell'ultimo archetto, maglia bassa, 3 catenelle, vado sopra la mia seconda maglia alta del gruppo di 3 e realizzo una maglia alta. Dopo aver fatto questo per tutto il terzo giro andiamo a completarlo. 3 catenelle, entro nell'archetto, maglia bassa, 3 catenelle, salto l'ultimo archetto, vado direttamente nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassa. Abbiamo terminato così anche il terzo giro. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il quinto giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, entro nel primo archetto, maglia bassa. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. 3 catenelle di separazione, salto l'archetto che ho vicino alla maglia alta, vado nella maglia alta e vado a fare 3 maglie alte, quindi 1 2 e 3, 3 catenelle, 1 2 3, salto la prima dei miei archetti, entro nel secondo e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, vado nell'archetto successivo, maglia bassa e si ricomincia da capo. Quindi 3 catenelle,
salto l'ultimo archetto prima della maglia alta, vado direttamente dove ho la maglia alta e realizzo 3 maglie alte, 1 2 3, 3 catenelle, salto la primo archetto, vado nel secondo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, si ricomincia da capo. Salto l'archetto prima della maglia alta, vado direttamente dove ho la maglia alta e realizzo 3 maglie alte, 1 2 3, 3 catenelle, salto la primo archetto, entro nel successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle e di nuovo salto l'ultimo archetto, vado dove ho la maglia alta, realizzo 3 maglie alte, 1 2 e 3. Dopo aver realizzato questo per tutto il nostro quarto giro, andiamo a fare 3 catenelle, salto il primo archetto, entro nel successivo e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta. Mi raccomando, se vi tira la lavorazione ai lati, fate una maglia, una maglia alta allungata. Quindi abbiamo terminato anche il quarto giro, ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il quinto giro. E questa volta o vi alzate con una catenella o andiamo direttamente sopra la maglia bassa a fare la maglia alta a fare una maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, quindi salto l'archetto e vado direttamente dove ho le maglie alte e vado a fare 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta, 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, 1 2 3 catenelle, salto un archetto, entro nel successivo, maglia bassa e si ricomincia, 3 catenelle, salto l'ultimo archetto e vado direttamente dove ho le maglie alte e realizzo 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, una maglia alta sopra la seconda maglia alta, 2 maglie alte sopra la terza maglia alta, 1 2 3 catenelle, salto un archetto, vado nel successivo, maglia bassa e si ricomincia, 3 catenelle, vado dove ho direttamente le maglie alte, quindi salto l'ultimo archetto, 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, una maglia alta sopra la seconda, una maglia alta sopra le ultime 2 maglie alte, scusatemi, 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, ho invertito, 3 catenelle e di nuovo salto un archetto, maglia bassa nel successivo, 3 catenelle e di nuovo 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, una maglia alta sopra la seconda, 2 maglie alte sopra la terza maglia alta. Dobbiamo fare questo per tutto il nostro quinto giro. Terminiamo andando a realizzare 3 catenelle, una maglia bassa nella terza catenella che equivaleva alla nostra prima maglia alta. Abbiamo terminato così anche il quinto giro, ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro sesto giro e realizziamo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 catenelle di separazione. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro, vado sopra ognuna delle maglie alte e vado a fare una maglia bassa, quindi 1 2 3 4 5, 2 catenelle, 1 e 2, vado sopra la maglia bassa e realizzo una maglia alta,
2 catenelle, ricomincio da capo, una maglia bassa sopra ogni maglia alta, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 2 catenelle, vado dove ho la maglia bassa, realizzo una maglia alta, 2 catenelle, si ricomincia da capo, una maglia bassa sopra ogni maglia alta, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 2 catenelle, una maglia alta sopra la maglia bassa, 2 catenelle e si ricomincia da capo. Quindi dobbiamo fare questo per tutto il sesto giro. Terminiamo andando a fare sempre una maglia bassa sopra ognuna delle ultime maglie alte, 2, 3, 4, 5, 2 catenelle, prendo il filo, vado dove ho la maglia bassa iniziale del giro precedente e vado a fare una maglia alta. Ho terminato così anche il sesto giro. Adesso ne dovremo andare a fare altri 6, per questo sono 12, perché alterneremo adesso la lavorazione. E quindi settimo giro, andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, entro nell'archetto e realizzo altre 2 maglie alte, 1, 2. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nella terza delle mie 5 maglie basse e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto di 2 catenelle, realizzo 2 maglie alte, 1 e 2. Se volete potete entrare anche nella catenella propria, io preferisco non entrare, però voi potete entrare benissimo, una maglia alta sopra la maglia alta, 2 maglie alte nell'archetto successivo di 2 catenelle, quindi 1 e 2, e si ricomincia da capo, quindi 3 catenelle, 1, 2, 3, una maglia bassa sopra la terza del gruppo di 5 maglie alte, 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto di 2 catenelle, realizzo 2 maglie alte, 1, 2, una maglia alta sopra la maglia alta, 2 maglie alte nell'archetto successivo, 1, 2, e si ricomincia. 3 catenelle, vado sopra la terza del gruppo di 5 maglie basse, realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, vado nell'archetto di 2 catenelle, realizzo 2 maglie alte, 1, 2, una maglia alta sopra la maglia alta, 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, quindi 1, 2, 3 catenelle e si ricomincia da capo. In realtà adesso stiamo alla fine del settimo giro, quindi vado sempre sopra la terza del gruppo di 5 maglie basse, realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, entro nell'archetto e vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2, entro nella terza catenella e vado a fare la mia terza maglia alta. Abbiamo terminato così anche il settimo giro. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro ottavo giro e realizziamo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la seconda maglia alta. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. 3 catenelle, salto l'ultima maglia, entro nell'archetto, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, salto la prima della mia maglie alte, entro nella seconda e vado a fare una maglia alta, una maglia alta sopra la terza maglia alta, una maglia alta sopra la quarta maglia alta e si ricomincia da capo. 3 catenelle, una maglia bassa nel primo archetto, saltando quindi l'ultima maglia alta, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa,
3 catenelle, salto la prima delle mie 5 maglie alte, vado nella seconda e realizzo la maglia alta, vado nella terza e realizzo un'altra maglia alta, vado nella quarta e realizzo un'altra maglia alta e si ricomincia. 3 catenelle di separazione, salto l'ultima maglia, entro nell'archetto, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, salto la prima delle mie 5 maglie alte, entro nella seconda, maglia alta, vado sopra la terza, maglia alta, vado sopra la quarta, maglia alta. Devo fare quindi questo per tutto il mio ottavo giro e vado a terminare. 3 catenelle, vado nell'archetto, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, salto la prima maglia alta, entro nella seconda e vado a fare una maglia alta, entro nell'ultima, quindi nell'ultima catenella, e vado a fare un'altra maglia alta. Abbiamo terminato così anche l'ottavo giro. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nono giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 3 catenelle di separazione, entro nel primo archetto e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, vado dove ho la seconda delle mie 3 maglie alte, realizzo una maglia alta e si ricomincia da capo. 3 catenelle, salto l'ultima maglia, entro nell'archetto, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, entro nella seconda del gruppo di 3 maglie alte e realizzo una maglia alta, 3 catenelle, si ricomincia, vado nell'archetto, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, vado dove ho la seconda del gruppo di 3 maglie alte e realizzo una maglia alta. Quindi devo fare questo per tutto il mio nono giro. Andiamo a terminare facendo sempre 3 catenelle, entro nel primo archetto, maglia bassa, 3 catenelle, entro nel secondo archetto, maglia bassa, 3 catenelle, entro nell'archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, salto la prima maglia alta, entro nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta. Vi ricordo sempre che se vedete che la lavorazione vi tira ai lati, invece della mezza maglia alta della maglia alta fate una maglia alta allungata. Abbiamo terminato così anche il nostro nono giro. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro decimo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, entro nell'archetto in questo caso e vado a fare un'altra maglia alta. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. 3 catenelle, vado nell'archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, vado nell'archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, salto l'ultimo archetto, vado direttamente dove ho la maglia alta e realizzo 3 maglie alte, 1, 2 e 3 e si ricomincia. 3 catenelle, 1, 2, 3, salto il primo archetto, vado nel successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, salto l'ultimo archetto, vado direttamente dove ho la maglia alta e realizzo 3 maglie alte, 1, 2
3, 3 catenelle e si ricomincia da capo. 1, 2, 3, salto un archetto, vado nel successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, salto l'ultimo archetto, vado dove ho la maglia alta e realizzo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. Quindi devo fare questo per tutto il mio 10° giro. Terminiamo il giro andando a fare 3 catenelle, salto sempre dal primo archetto, entro nel secondo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, vado nell'archetto, realizzo una maglia alta, prendo il filo, mi raccomando la maglia alta cercate di fare il più possibile vicino alla terza catenella, perché entrando nella terza catenella andiamo a fare la nostra ultima maglia alta. Abbiamo terminato così anche il 10° giro. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro 11° giro e realizziamo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, una maglia alta nell'archetto. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Vado a fare 3 catenelle, salto l'archetto, vado nel secondo archetto e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, vado direttamente dove ho le maglie alte, quindi salto l'ultimo archetto e vado a fare 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, 1, 2, una maglia alta sopra la seconda, 2 maglie alte sopra la terza, 1, 2 e si ricomincia da capo. 3 catenelle, salto l'archetto, vado in quello successivo, maglia bassa, 3 catenelle, salto l'archetto, vado direttamente dove ho le maglie alte e realizzo 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, una maglia alta sopra la seconda maglia alta, 2 maglie alte sopra l'ultima maglia alta, 1, 2 e si ricomincia. 3 catenelle, salto l'archetto, vado nel successivo, maglia bassa, 3 catenelle, salto l'ultimo archetto, vado direttamente dove ho le maglie alte e realizzo 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, una maglia alta sopra la seconda, 2 maglie alte sopra la terza e ultima maglia alta. Devo fare quindi questo per tutto l'11° giro. Andiamo a terminarlo. Vado a fare 3 catenelle, salto il primo archetto, entro nel secondo, maglia bassa, 3 catenelle, vado nell'archetto e vado a fare una maglia alta cercando di stare il più vicino possibile a dove ho le altre maglie alte del giro precedente e poi una maglia alta sopra ognuna delle ultime 2 maglie alte. Abbiamo terminato così anche l'11° giro. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro ultimo giro e quindi andiamo a realizzare il 12° giro. O ci alziamo con una catenella o andiamo direttamente a fare una maglia bassa sopra ogni maglia alta, quindi in questo caso 3 maglie basse, 2 e 3. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. 2 catenelle, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, una maglia bassa sopra ogni maglia alta, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 2 catenelle, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta, 2 catenelle e di nuovo maglia bassa sopra ogni maglia alta, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 2 catenelle, maglia alta sopra la maglia bassa, 2 catenelle e di nuovo maglia bassa sopra ogni maglia alta, 1, 2, 3,
4, 5, 2 catenelle, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta, 2 catenelle e vado a terminare il mio 12° giro andando a fare una maglia bassa sopra ognuna delle maglie alte, quindi 1, 2, entro nella terza catenella e 3. Quindi questi sono i 12 giri da fare e che dobbiamo fare per tutta la lunghezza della nostra maglia. Adesso vi faccio rivedere un attimo il primo giro, dato che abbiamo una base diversa rispetto alle catenelle. E quindi andiamo a realizzare una maglia bassa sopra la prima maglia bassa, 3 catenelle e andiamo a fare 2 maglie alte nell'archetto di 2 catenelle, una maglia alta sopra la maglia alta, 2 maglie alte nell'archetto successivo, 3 catenelle, andiamo dove abbiamo la terza delle nostre 5 maglie basse e realizziamo una maglia bassa, 3 catenelle e di nuovo 2 maglie alte nel primo archetto e ripeto, in questo caso potete fare la maglia alta all'interno di ogni catenella, una maglia alta sopra la maglia alta, 2 maglie alte nell'archetto successivo, 3 catenelle, maglia bassa sopra la terza maglia bassa, 3 catenelle e di nuovo 2 maglie alte nell'archetto, una maglia alta sopra la maglia alta, 2 maglie alte nell'ultimo archetto, 3 catenelle, maglia bassa sopra la terza maglia bassa, 3 catenelle e andiamo a farlo di nuovo per l'ultima volta, 2 maglie alte nel primo archetto, maglia alta sopra la maglia alta, 2 maglie alte nell'ultimo archetto, 3 catenelle e vado a fare una maglia bassa sopra l'ultima maglia bassa. Ho riterminato così il mio primo giro. Quindi ripeto, sono 12 giri che vanno sempre ripetuti. Se volete magari segnatevi i giri in modo tale da ricordarvi quando staccate a che giro siete, se avete l'aggeggio, non mi viene il nome, il contagiri, scusatemi, il contagiri che si usa quando si lavora ai ferri. In questo caso, visto che abbiamo 12 giri, magari segnatevi quando lavorate in modo tale che sapete dove vi fermate per poi riprendere la lavorazione. Detto ciò, io adesso continuo nel mio pannello vero e proprio e vi dirò quante volte sono andata a ripetere questi 12 giri. Ho terminato il primo pannello, ho ripetuto il motivo per 5 volte e come lunghezza per me va più che bene. Per quanto riguarda invece le altre taglie, dipende sempre da quanto volete fare lungo il vostro pannello. Io non l'ho voluto lunghissimo, quindi per me ripetere il motivo per 5 volte va più che bene. Ora andrò a fare un'altra pannello dove monterò lo stesso numero di catenelle e poi farò lo stesso numero di giri, ossia lo stesso numero di motivi che ho fatto per il pannello avanti. Ho terminato anche il secondo pannello, quindi ho montato lo stesso numero di catenelle, ho fatto lo stesso numeri di motivi e adesso bisogna cucire i pannelli. Io ho messo le catenelle in alto e andrò a cucire in alto appunto le spalle per creare lo scollo e cucirò lateralmente lasciando naturalmente libero lo spazio per gli scalfi. Naturalmente per quanto riguarda la parte laterale per le altre taglie rispetto anche le mie, ma anche per chi come la mia taglia vuole andare a fare le maniche, andrà a cucire un po' di più. Io, come sapete, non sopporto le maniche in estate, quindi preferisco non andare a fare le maniche. Però fatemi sapere nei commenti se volete che poi realizzo questa maglia anche in versione primaverile, autunno, oppure scusate, in versione autunno o inverno, quindi creando anche le maniche. Siccome comunque è una lavorazione abbastanza forata, per l'autunno va bene fare anche le maniche lunghe, per l'inverno dovremmo usare un filato un po' pelosetto secondo me. Comunque fatemi sapere nei commenti se volete la versione anche autunno invernale di questa maglia, quindi facendo anche le maniche. Adesso io vado a cucire, naturalmente vi dirò quanto sono andata a cucire sia in alto che ai lati.
Allora, ho terminato di cucire 2 pannelli. Io alle spalle ho cucito per 9 centimetri, consiglio di cucire per almeno 11 centimetri taglia M e 13 centimetri taglia L, naturalmente dipende sempre da quanto volete fare lo scollo, mentre agli scalfi io ho lasciato liberi 19 centimetri, questo perché volevo uno scalfo molto largo, però ripeto, anche se siete una taglia S e volete fare le maniche dovete andare a cucire di più e poi fare la stessa lavorazione ma in tondo, oppure potete cambiare punto. E per quanto riguarda le taglie più grandi delle mie, anche in questo caso scegliete voi quanti centimetri lasciare liberi gli scalfi e poi andare a cucire il restante ai lati. Io se ho fatto 19 consiglio almeno un 21 taglia M e un 24 taglia L. Detto ciò, anche questa creazione è terminata.